Ciao, io sono Sonia. Oggi siamo qui per la seconda parte del video dedicata alle spade di Ione. Vi farò vedere come costruire la katana. Ma prima di iniziare c'è una cosa che dovete assolutamente fare, ovvero iscrivervi al canale e mettere un bel mi piace. Facciamo partire il video. Prima di tutto è importante sapere che la spada ha bisogno di un supporto rigido. Sto usando un bastone di alluminio cavo. È molto sottile e si può leggermente piegare, ma è anche resistente. Come vedete ho già tagliato la forma base della spada in due sagome, con leva foam ad alta densità di spessore 5 mm. Fisso il bastoncino con del nastro adesivo e segno da entrambe le parti la zona che andrò a intagliare per farci stare il bastone. Ok, qui sto facendo un errore madornale, perché la katana non è simmetrica, quindi ricordatevi di fare l'incisione capovolgendo la forma, non come sto facendo io adesso. Comunque, lo spessore del bastoncino è 6 mm. Scavo l'incisione con questa punta di pietra. Ho fatto un'incisione leggermente troppo larga, ma non è necessario farla così grande. L'importante è che il bastone si possa inserire all'interno. Ora incollo le due sagome con la colla a contatto. La spalmo da entrambi i lati aiutandomi con uno scarto di foam. Mi raccomando, lavorate in una zona ventilata perché questa colla puzza da morire. Inserisco il bastone. In realtà sarebbe meglio fissarlo con della colla a caldo all'interno, ma io purtroppo ho dimenticato di farlo. E unisco i due pezzi aiutandomi con un foglio di carta per evitare che si attacchi per sbaglio dove lo sto guardando. Ora disegno questa forma per fare l'elsa. Questa parte verrà tagliata per inserirla sul manico. Poi ritaglio dal mio pattern i due dettagli a forma di goccia. Segno sulla spada dove andranno incollati e li traccio sul foam 4 volte, ritagliando anche la cornice. Ora abbiamo 4 gocce con le rispettive cornici. Ho ritagliato anche altre 4 sagome con il foam da 2 mm per avere una base su cui incollare questi dettagli. L'elsa è ritagliata sul foam di spessore 1 cm. Per dare spessore al manico ho ritagliato con il foam da 5 mm altri due pezzi. Non so se qualcuno se n'è ancora accorto, ma ho una voce da trance perché ho il raffreddore. Ah ah ah! Ora smusso i bordi interni delle cornici e le sagome delle gocce con il Dremel. Utilizzando una punta con la carta vetrata inclino il bordo dell'elsa. Adesso incollo i dettagli delle gocce alla loro base con il mastice
Fisso l'elsa al manico con la colla a caldo. Ritorno all'attacco con il mio Dremel e ricordate di indossare le protezioni. Stavolta faccio il filo alla lama e finisco di smussare tutti i bordi rimanenti dei dettagli e del manico. Questa è la punta di carta vetrata per togliere maggior materiale, mentre questa è la punta di pietra per fare le rifiniture. Incollo finalmente i dettagli. Per fare questo pezzo alla fine del manico lo ricopro con il nastro adesivo e disegno la forma che poi trasferirò sul foam da 2 mm. Lo incollo con il mastice. Per riempire queste fessure che fanno schifo, utilizzo il foam da 1 cm e traccio la sagoma da ritagliare con il mio pennarello bianco. Dopo aver incollato con il mastice, rifinisco di nuovo il bordo con il Dremel e sistemo anche da questa parte. Prima di incollare riempio tutte le fessure e le imperfezioni con questo stucco per il foam che si spalma con le dita e si liscia con un po' d'acqua. Vi lascio il link in descrizione. Ora irrigidisco la punta spalmandoci l'adesivo istantaneo. È ottimo per queste cose perché quando si asciuga si cristallizza. Preparo il fondo per la pittura. Questo è quello che uso di solito. Vi lascio il link in descrizione. Applico 3 strati con un pennello piatto e morbido e aspetto che ogni strato sia asciutto prima di procedere con il seguente. Poi passo uno strato di bomboletta di Rust-Oleum nero lucido su tutta la superficie. Dipingo con gli acrilici. L'elsa e i dettagli hanno una base marrone. Il manico è viola, ma ho bisogno di più strati perché spesso gli acrilici sono un po' trasparenti. Mentre la prima mano sul manico si asciuga, stendo la base per le gocce. Ora aggiungo sfumature più scure alle gocce, specialmente ai lati, per dare più tridimensionalità. Al centro invece aggiungo un colore più chiaro. La lama la dipingo con il Goldfinger, che mi dà un bellissimo effetto metallico. È una pasta argentata che si spalma con le dita o anche con un panno, come sto facendo io. Purtroppo per questo non ho il link in descrizione perché l'ho acquistato in un negozio di belle arti. Adesso maschero tutte le parti al di fuori del marrone. Utilizzate un nastro adatto, mi raccomando, altrimenti la pittura rischia di strapparsi via dopo. Passo la bomboletta oro per dargli l'effetto finale. Vi lascio il link in descrizione per quella che sto utilizzando. Non è molto flessibile come pittura, però per queste cose va più che bene. Ora spacchetto il regalo.
Per dare un aspetto migliore alla lama dipingo la parte alta con un grigio che parte da molto scuro e diventa sempre più chiaro. Ultimo dettaglio ma non meno importante, ricopro il manico con dei lacci per le scarpe, per ricreare la tipica impugnatura della katana, lo tsukamaki, ditemi se l'ho detta giusta. Non mi soffermerò a spiegare nel dettaglio perché io stesso ho seguito un tutorial, ne trovate facilmente su YouTube. Non è stato particolarmente difficile, solo ed ecco il risultato. E questo è tutto. Grazie mille per aver visto il video, spero sia stato utile. Come sempre vi ricordo che i pattern per questa spada e anche per l'altra li trovate nel mio negozio su Etsy. Se non avete visto il video precedente dove vi mostro come costruire l'altra spada di Ione, ve lo lascio qui sotto in descrizione. Inoltre nei pattern è incluso anche il fodero della katana, però purtroppo non sono riuscita a registrare il video tutorial per questo. Ho semplicemente tracciato due forme del pattern con il foam di spessore 5 mm. Ho tagliato tutti i bordi delle sagome con un taglio obliquo verso l'interno e poi qui ho aggiunto uno spessore di 2 mm per aggiungere il dettaglio. Ho utilizzato sempre gli stessi metodi di colorazione e qui ci ho aggiunto delle cinghie per attaccarlo alla cintura. E ora è veramente tutto. Grazie mille per essere arrivati fino a qui. Ci vediamo presto!